Bentornati su Ediofoni per questo nuovo video. Io sono Andrea ed oggi voglio parlarvi di una delle migliori cuffie chiuse del mercato. La Verite Closed è una cuffia chiusa a driver dinamico ad alta impedenza e media sensibilità. Il driver è composto al 20% per spessore in berillio depositato a vapore su un driver pen, un materiale simile al TPE ma più robusto, e questo probabilmente è uno dei motivi per cui il prezzo, certamente importante, si aggira attorno ai 2.800 euro, 2.900 euro. ZMF ha scelto questa soluzione per donare a questo driver delle caratteristiche di velocità e pulizia simili a quelle di un driver magnetoplanare, pur mantenendo tutte le caratteristiche positive di un driver dinamico. Il peso dichiarato per il modello in sapele è di 455 grammi, ma può chiaramente variare in base alla tipologia di legno che si sceglie. La costruzione ed il comfort sono classici ZMF, quindi parliamo di materiali eccellenti, costruzione interamente artigianale ed ampia possibilità di modificare sia il comfort che il suono da parte dell'utente finale. Il peso non ha mai rappresentato un problema, sebbene sia sicuramente sulla carta importante, e devo dire che anche dopo 1 o 2 ore di ascolto non ho mai avvertito particolare fatica per il peso. Rimane inoltre la garanzia a vita sui driver come per tutte le ZMF ed in generale a livello di comfort, costruzione e supporto della casa parliamo di un prodotto straordinario. Un piccolo disclaimer prima di proseguire. La cuffia che vedete in questo video è stata acquistata da un rivenditore ufficiale ZMF poco meno di un anno fa e di conseguenza ogni opinione espressa in questo video è frutto esclusivo della mia esperienza. E sì, mi sono preso molti mesi di ascolto per realizzare questo video in quanto questa è una cuffia molto particolare. Per analizzare e raccontarvi come suona questa cuffia ho deciso di dividere questa sezione in 2 parti. La prima sarà più sull'aspetto di ascolto soggettivo, mentre la seconda si concentrerà maggiormente sugli aspetti oggettivi, quindi un'analisi della risposta in frequenza e della firma sonora. Arrivati a questo punto vi chiedo, se il video vi sta piacendo, di iscrivervi anche per supportare il mio lavoro e mettere un mi piace. A voi non costa nulla e per me fa una grandissima differenza. La Verite Closed trova, a mio avviso, negli aspetti di ascolto soggettivo la sua vera forza. Il primo aspetto che voglio raccontarvi è che, nonostante sia chiusa, la Verite Closed non suona affatto come una cuffia chiusa. Nel corso degli anni ho avuto diversi modelli chiusi di cuffie, tra cui anche qualche esemplare di buon livello, come ad esempio la Focal Celesti, ed ogni volta ho fatto sempre molta fatica a trovargli un utilizzo al di fuori delle necessità di isolamento, cioè quindi alternativo alla cuffia aperta solo quando la cuffia aperta non poteva essere utilizzata, come ad esempio su un treno. In generale ho sempre trovato discretamente fastidiosa la sensazione di pressione e un po' di claustrofobia che le cuffie chiuse mi trasmettono. Con la Verite Closed questo problema non c'è mai stato ed anzi la presentazione risulta spaziosa ed aperta. In questo è veramente una cuffia speciale. La seconda caratteristica riguarda il posizionamento dei suoni a livello di presentazione nello spazio ed anche una sorta di fisicità che la Verite Closed gli dona. Per certi versi è agli antipodi di quanto fanno molte hi-fi come ad esempio l'H1000 Stealth che ho qui, dove l'H1000 Stealth ha questa presentazione quasi eterea, quasi incorporea, molto bella ma molto particolare anche lei. La Verite Closed fa proprio il contrario, crea una scena in cui sembra quasi di essere in una sala insonorizzata, in una sala trattata con i musicisti a 1 metro da noi, quasi da poter allungare la mano per poterli toccare. La terza caratteristica è che la Verite Closed risulta effettivamente molto dettagliata, pulita ed in controllo. Unendo queste 3 caratteristiche abbiamo una presentazione per gli aspetti soggettivi estremamente credibile e godibile, ma ci sono anche degli aspetti meno positivi, almeno dal mio punto di vista, che vedremo adesso nella seconda parte di questa analisi. Se guardiamo la risposta in frequenza della Verite Closed, notiamo immediatamente quanto la gamma medio-bassa sia predominante.
Questo unito alla forma della gamma medio-alta, in particolare tra i 3000 e i 5000 Hz, configura una firma decisamente non neutrale e che tende al calore, con però alcuni picchi che generalmente funzionano ma che possono creare qualche problema. Abbiamo quindi una firma sonora calda, molto ricca di medio-basse e leggermente scura, con dei picchi di brillantezza che rendono comunque il suono generalmente eccitante e divertente. Il problema principale per me, che sono abituato e mi sono, sviluppato come gusto con firme sonore come quelle delle HiFiMan e come quella delle Sennheiser HD600, è che il timbro di alcuni strumenti, in particolare dei piatti, in alcuni brani mi risulti un po' strano. Anzi, a mio avviso, questa è una cuffia che a livello di firma sonora, di bilanciamento generale, è pensata per un pubblico specifico e non è assolutamente una cuffia generalista che va bene per tutti e per tutti i generi. Tuttavia, penso che la Verite Closed possa comunque trovare un posto in una collezione di cuffie, per chi ovviamente sia disposto a investire cifre di questo tipo, anche grazie alla possibilità di cambiare i pad. In questo caso io utilizzo i pad B2 ibridi, sono i miei preferiti con la Verite in quanto rendono il suono un po' più neutrale. In descrizione vi lascio il link di un video che ho realizzato in generale su ZMF ed in particolare sul pad swapping. In conclusione, penso che la Verite Closed sia una cuffia assolutamente unica e peculiare, di altissimo livello per le sue tecnicalità, ma con una firma che deve fare al caso vostro, altrimenti potreste rimanere delusi. Sicuramente non è una cuffia per tutti, ma per chi cercasse questo tipo di presentazione potrebbe rappresentare un vero e proprio endgame. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi invito ad iscrivervi nuovamente se vi è piaciuto. In descrizione vi lascio anche il link di un rivenditore ZMF con cui mi sono trovato bene in passato. Se gli scrivete, ditegli che vi manda Andrea e fatemi sapere nei commenti, soprattutto per chi ne possiede già una, cosa ne pensate della vostra Verite Closed, quali sono le vostre esperienze. Un saluto e alla prossima!